Lo faccio o non lo faccio? So che me ne pentirò, ma lo farò lo stesso. Dai. No, non voglio. Avete presente la sensazione di angoscia quando un vostro buon proposito finisce in un modo totalmente opposto a quello che vi eravate prefissato? Il classico bivio della vita, le tenebre e la luce, il successo e il fallimento. Come molti sanno, la saga di Crash Bandicoot, dopo un inizio scintillante, ha intrapreso una strada tortuosa che lo ha portato ad essere surclassato dalla concorrenza per poi morire nel 2008. Ma perché si è arrivati a tutto ciò? Perché Crash non è riuscito ad elevare il suo stato di diamante grezzo in qualcosa di ben più importante? Certo, ancora oggi Crash nutre di un enorme affetto da parte dell'opinione pubblica, ma riferendosi sempre mentalmente alla pentalogia per PS1. Guardando attentamente la timeline, è facile notare che esista un chiaro e netto punto di svolta tra le due ere. Oggi, in questo episodio di Inside the Insanity, io, Akuka, parlerò di questo anello di congiunzione. Oggi infatti parleremo di Crash Bandicoot l'ira di Cortex, il peccato originale. Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Primo capitolo ad uscire per le nuove generazioni di console è da molti considerato come quarto capitolo della saga, ma no. Infatti nell'intro del gioco, prima del titolo, si può notare un Nitro Oxide scappare tra questi M&M's verso lidi sconosciuti. Questo non è altro che un chiaro riferimento al finale di CTR. Dunque è piuttosto logico ipotizzare che la Traveler's Tales abbia preferito ambientare questo capitolo in uno scenario più facile da spiegare, spazzando sotto il tappeto il finale di Warped proposto da Naughty Dog. Travelers? Naughty Dog? Riavvolgiamo il nastro. Dopo la fine del contratto che legava Naughty Dog e Universal Interactive Studios, i produttori del grande Globo Blu dovettero cercare nuovi sviluppatori che esprimessero ancora di più una storia che probabilmente non aveva più molto da dire. Infatti il finale di CTR mostrava come la vita dei personaggi fosse cambiata, ed in più Crash Bash ha proprio il sapore di episodio finale. Ma hey, i soldi fanno comodo, e allora facciamo un Crash anche per la nuova PS2, dai! L'avvento di macchine molto più potenti sul mercato portarono le software house ad avere maggiori possibilità creative, riuscendo ad ottenere capolavori anche open world, vedasi Shadow of the Colossus. Originariamente questo titolo avrebbe dovuto essere progettato da quel granduomo di Mark Cerny, designer dei capitoli di Naughty Dog e Spyro the Dragon, e pubblicato da Sony. Come è noto, avrebbe dovuto essere un free roaming con elementi puzzle che avrebbero previsto il viaggio di Crash Bandicoot attraverso vari mondi. Sarebbe stato il fisiologico salto di qualità per Crash Bandicoot al passaggio alle console di nuova generazione. Ma arrivò l'anno 2000, forse il Millennium Bug o non so che cosa, portò la Universal a mettere la Traveler's Tales, una software house britannica, allo sviluppo del gioco, la quale creò una demo in cui Crash correva all'interno di un livello vulcanico. Una demo! Lo sviluppo del motore di gioco avvenne a metà dello stesso anno. Il 21 settembre la Universal annuncia di aver stretto un accordo con Konami, secondo cui quest'ultima avrebbe pubblicato un gioco di Crash per le console di nuova generazione, con la Universal al controllo della produzione dei giochi. Konami.
quante serie meravigliose vuoi rovinare? Questo accordo servì per rompere il cordone ombelicale con mamma Sony, rendendo Crash non solo multipiattaforma, ma anche mascotte esclusiva della Universal. Dunque andò tutto in malora con Sony esterni e la Travelers fu forzata ad alterare il gioco da un free roaming, che avrebbe potuto essere la vera svolta della serie portando nuovamente freschezza al genere platform, ad un titolo standard di Crash con le warp room e i livelli a tunnel. E via con lo scopiazzamento dei capitoli di Naughty Dog, una storia raffazzonata e senza alcun senso, con modelli ai limiti della vergogna. Uccidimi, ti prego. So che sono due titoli molto diversi, ma vorrei ricordare che quell'anno uscì Metal Gear Solid 2. Dovete sapere che venni a conoscenza di questo titolo parecchi anni dopo dalla sua release. Ero in un GameStop e vidi quella copertina con quella faccia così rassicurante di Crash e un losco figuro nello sfondo. Poi però lo lasciai lì e me ne andai. Ragazzi, non si trovava una singola copia in giro. Dopo mesi riuscii ad ottenerne una, misi il disco e questo è quello che vidi. E già, quei geni pubblicarono il gioco su CD e non su DVD come tutti gli altri giochi per PS2, e quindi ti ritrovavi davanti a caricamenti talmente lunghi da far rabbrividire quelle dell'Insane Trilogy, poi aggiustato nella versione Xbox, con addirittura alcune aggiunte grafiche. Nonostante ciò ebbe voti più bassi della versione PS2. Quello che fece la fortuna dei capitoli per PS1 fu la loro capacità di adattare le loro caratteristiche alle potenzialità della console, senza strafare, ma vedere le capacità della PlayStation 2 rinchiuse in livelli a tunnel era davvero deprimente. Così ci si ritrova in una triste via di mezzo, con zone estremamente più grandi del dovuto e inutilizzate, colori smorti e che poco si confanno allo stile di Crash, conferendo al titolo una sensazione di incompletezza aberrante. Senza tener conto di un gameplay che non aggiunge nulla ai precedenti capitoli tranne il poter passare in punta di piedi sulle scatole. Ora, seriamente, la Traveler's Tales è l'ultima a cui poter imputare la colpa. Anzi, ha fatto un lavoro anche fin troppo buono in quelle condizioni. Ciò non toglie che il prodotto finale sia insufficiente, con quelle animazioni gommose e lentissime che riescono a far rimpiangere addirittura quelle della PlayStation 1. A piazzare il carico da 90 è stato un doppiaggio da fare invidia alla Dingo Picture. Un tempo era accettabile un cattivo doppiaggio perché i doppiatori non vedevano ciò a cui prestavano la voce, ma su PS2 no dai, è inaccettabile. E quindi la storia parte da questo screensaver di Windows 95 che poi si scopre essere la navicella spaziale di Cortex, che ha costruito dove? Come? Quando? Vabbè. Uka Uka se la prende con i suoi scagnozzi perché l'indice di malvagità è sceso. Poi, con un espediente comico divertentissimo, si viene a scoprire che Cortex stia lavorando ad un'arma super iper segretissima in grado di generare moltissima forza, ma a quest'ultima manca una fonte energetica. A quel punto alla maschera viene in mente di rievocare gli elementali, un gruppo di maschere imprigionate dagli antichi in grado di controllare i 4 elementi. Faremo la conoscenza infatti di Pyro, Lolo, Wawa e Rock Co. Con questa energia Cortex potrebbe distruggere montagne, città e diventare il padrone del mondo. Come farà Crash a sventare una minaccia così importante? Semplice, perché alla fine Cortex usa l'arma per creare un altro Bandicoot, ma molto più forte però. E certo, dopo l'evocazione degli elementali, il clima cambia drasticamente ed, in una scena magistralmente realizzata, Aku si accorge che qualcosa non va. E non si sa come, ci si ritrova in una zona alla Crash Bash in cui Uka fa lo spiegone e presenta gli elementali. A quel punto Aku riferisce tutti ai suoi figliuoli e attraverso l'uso della nuova invenzione di Coco, il VR Hub System, spingendo bottoni a caso, si teletrasportano in una zona che ricorda vagamente il Time Twister. Dovremmo dunque raccogliere 25 cristalli e gemme per imprigionare le maschere e affrontare Cortex e Crunch. In pratica i cristalli servono a riempire i buchi di trama. Alcuni livelli sono ben congegnati, anche se presentano tutti il retrogusto pastoso del già visto, e poi ci sono i livelli della sfera. Oh mio Dio, il nervoso.
Crash che si ritrova a dover superare un livello all'interno di quella palla infame che ha probabilmente la fisica più frustrante di sempre, soprattutto se vai di completismo, al quale io non sono mai arrivato. Le boss fight non sono altro che scontri con Crunch aiutato dai poteri degli elementali, nulla più. Dopo aver collezionato tutto l'ambaradam di roba, avremo finalmente lo scontro finale epico con Cortex, alla fine del quale, una volta sconfitto, il dottore spinge una leva accidentalmente, liberando Crunch da un controllo mentale mai spiegato né ipotizzabile. A quel punto, dopo essere andato in frantumi la navicella spaziale, gli eroi fuggono in tempo e Aku Aku intrappola suo fratello e Cortex in un blocco di ghiaccio nell'Antartide. Almeno questo finale ha il merito di dar via a Twinsanity. Alla fine Crunch si scusa con Crash e Coco e vissero tutti fratelli e contenti. L'obiettivo di questo mio sproloquio non è certo quello di insultare gratuitamente il gioco, non sarebbe corretto, e non è corretto neanche imputargli le colpe del declino della saga di Crash Bandicoot, però è il simbolo della cattiva gestione di Crash Bandicoot dal dopo il 2000, e certamente non voglio neanche insultare chi lo apprezzi. Ognuno ha i propri gusti, sia ben chiaro, ma sono abbastanza sicuro che la maggior parte di coloro a cui piace abbia approcciato al brand con questo capitolo, o perlomeno era troppo piccolo per accorgersi dei difetti, difendendo la spada tratta come d'altronde noi difendiamo i primi tre di fronte all'evidenza. Crash è vecchio e la trilogy lo ha in parte dimostrato. Esso ha l'obbligo di rinnovarsi se vuole restare a galla, senza riempire le nuove console di remake di vecchie glorie. Mi dà fastidio che la stampa specializzata abbia dato a L'Ira di Cortex e Twinsanity voti simili, solo che ad uno hanno perdonato errori gravissimi, mentre all'altro, che ha in parte rinnovato il brand e che avrebbe potuto essere il secondo punto di svolta della serie, pam, stroncato. Ma chi se ne frega dei bug se poi hai un titolo fresco e divertente? Secondo questo ragionamento allora Ubisoft sarebbe fallita da almeno 10 anni. Io ora mi svesto dai panni di content creator e vi parlo da fan. Se vogliamo bene a questo personaggio e lo vogliamo di nuovo in auge, dobbiamo liberarci da questo legame morboso che ci tiene legati ai capitoli di Naughty Dog, con questo malsano pensiero secondo cui è meglio un remake che un gioco nuovo pessimo. So che è difficile, ma dobbiamo provarci. Apritevi alle novità, supportatelo nonostante Activision. La trilogy ha dimostrato che la gente vuole Crash, il mondo dei videogiochi ha bisogno di questo personaggio. Non lasciamo che muoia di nuovo per paura di osare.